Ciao a tutti e bentornati a chi mi segue già. Oggi voglio farvi vedere come fare la calza della Befana in modo molto semplice. Sotto la descrizione del video poi troverete il cartamodello da scaricare in file PDF. Il cartamodello che potrete appunto sia ridurre o ingrandire con la vostra stampante. Per questa calza io utilizzerò due tipi di tessuto. Si possono usare anche tre tipi, insomma dipende da voi. Un tessuto in doppio per la fodera, un tessuto in doppio, in questo caso sarà un panna, per l'esterno, e poi un altro tipo di tessuto per il risvolto superiore della calza, che qui ho fatto in feltro, è un feltro con dei glitter in oro, mentre invece qui farò in tartan con delle righe in oro. Qui io ho appoggiato un'applicazione che poi applicherò con un punto di cucito, ed è un semplice anello di legno decorato. Quindi questa qui poi sarà la mia, una volta fissata, sarà la mia decorazione finale per questo tipo di calza qui, e poi vedremo anche di farla sulla nuova calza. Vi ricordo sempre di iscrivervi al canale se non lo avete già fatto, di lasciare un commento e di condividere il video se vi è piaciuto. Allora, diciamo che la misura della stoffa è relativa, perché quando voi stampate il cartamodello, se la sagoma della calza viene ridotta o viene ingrandita, ovviamente le misure cambieranno. Quindi l'importante è che in questi 4 tessuti messi, tutti e due sono messi dritto su dritto, dritto su dritto, l'importante è che ci sia dentro la sagoma della calza e che abbia insomma un margine abbastanza congruo, diciamo, per stare appunto dentro al tessuto. Vi dico che stampata al 100% la calza dovrebbero essere queste qua le misure, quindi abbiamo una misura di 38 cm per 27,5, 28, diciamo, quindi questo è più o meno. Poi anche qui cambia sempre in base a come voi stampate, quindi qui per esempio sono 7,5 cm per fare il risvolto. Ovviamente se la calza viene ridotta sarà di meno, se la calza viene ingrandita sarà di più, quindi ci dobbiamo regolare mano a mano che facciamo appunto il progetto della calza. Per comodità ho riportato su un foglio di carta forno per non ritagliare ogni volta il cartamodello. Quindi che cosa faccio? Lo metto qui che combacia, qui e qui che combacia bene, e poi ripasso tutto quanto il cartamodello. In questo cartamodello non ci sono i margini di cucitura, quindi quando voi ritagliate dopo il tessuto dovete lasciare almeno 1 centimetro tutto quanto diciamo intorno. Bene, una volta fatto il cartamodello, lo potete fare anche con la carta velina senza problemi, va spillato prendendo tutti e 4 i tessuti, e ricaviamo appunto il bordo della sagoma della calza. Una volta che abbiamo ricalcato con la penna il nostro cartamodello, possiamo tranquillamente togliere gli spilli, togliere il cartamodello e rimettere, quindi riposizionare gli spilli, perché abbiamo già appunto posizionato le stoffe. Come ho detto prima, abbiamo messo dritto contro dritto la fodera, dritto contro dritto l'esterno, quindi sono già posizionate le stoffe. Ora, senza tagliare, io andrò alla macchina da cucire e cucirò perfettamente la mia calza, tranne qui sopra lascerò aperto. Adesso cucirò tutto intorno
sul segno che ho fatto prima con la penna, senza cucire questo lato qui alto, quindi questa parte qui non deve essere cucita. Il punto che userò sarà un punto dritto, lasciando le impostazioni che mi dà in automatico la macchina. Mi raccomando, dove iniziate e dove terminate di fare sempre i punti avanti e indietro. Una volta cucita la nostra calza, andrò a eliminare tutta la parte in eccesso, lasciando più o meno 1 centimetro tutto quanto intorno, tranne qui che taglierò a filo. Io qui ho lasciato un pochino di margine perché ero andata storta e quindi ho cercato di addrizzare il taglio. Se voi siete state più precise e più brave di me, ovviamente, potete tranquillamente tagliare a filo. Adesso taglierò 23 cm di nastrino per fare il cappietto per poter appendere la calza. Ora, prima di risvoltare la calza sulle parti curve, quindi qui, faremo tanti taglietti andando vicino alla cucitura per poter avere dopo le curve più definite. Dovete prendere una forbice che taglia bene. A questo punto noi andremo a risvoltare soltanto questa parte qui bianca, non questa, perché risvoltandola questa parte qui andrà a coprire questa e quindi noi ci troveremo la fodera già all'interno della calza. E spingiamo fuori. Allora, con questo tessuto qui che è leggermente imbottito, diciamo che è un po' più complicato perché tende proprio il tessuto a ritornare in dentro. Se volete potete anche dare una stirata, anzi sarebbe meglio così. Ed ecco qua la nostra calza, guardate che bella che è. Questa potete tranquillamente stirarla. Allora, adesso dobbiamo mettere il risvolto, ma prima del risvolto metteremo il cappietto. Vi faccio vedere come va messo. Allora, il nostro cappietto noi lo fisseremo qui, dalla parte dietro della gamba, lo fisseremo qui proprio sulla cucitura e andiamo a cucire qui proprio vicino al bordo dove c'è appunto la cucitura. Lo diamo un punto, potete darlo anche a mano se non volete usare la macchina da cucire. Quindi il cappietto è, lo faccio vedere, dentro sulla fodera qui. Allora, una volta girata la calza, una volta inserito qui il cappietto, diciamo, per appenderla, non ci resta che fare il risvolto appunto della calza. Il risvolto come lo facciamo? Allora, abbiamo detto qui che erano più o meno 7-8 cm, potete arrivare anche fino a 10, dipende quanto importante volete appunto il risvolto. Io lo farò di, allora questo qui sono 17, quindi sono 8 cm e mezzo che dopo andranno piegati, ma adesso bisogna misurare il giro della calza, quindi mettiamola ben stesa, sono 15 cm, quindi noi avremo bisogno di 30 e mezzo, diciamo. L'altezza qui l'abbiamo di 17, dobbiamo avere 31 forse è meglio per fare la cucitura, 31 di larghezza, quindi andiamo a misurare e a tagliare. Una volta tagliata questa stoffa noi andremo a metterla dritta su dritto e andiamo a fare una cucitura qui su questo lato qui. Ho cucito e adesso risvolto il tessuto ed ecco qua. A questo punto
lo piego a metà, precisa, metto la cucitura con la cucitura, mi raccomando. A questo punto prendiamo la calza e non ci resta che inserire questo risvolto qui, lo inseriamo qui dentro e metteremo la parte della cucitura dove c'è appunto il cappietto, quindi che continua con la cucitura appunto della calza nella parte posteriore ovviamente. Adesso faremo una cucitura tutta quanta intorno. Allora, ho cucito tutto quanto con la macchina, ho fatto prima la mia cucitura dritta e poi ho ripassato con uno zig zag e l'ho ripassato 2 volte, diciamo. Adesso non mi resta che girare guardate quanto è bella. Possiamo decorarla con tante cose, possiamo lasciarla così, possiamo decorarla con dei bottoncini di legno, mettere un fiocco, un fiore fatto di stoffa magari, non lo so, oppure possiamo mettere, ovviamente qui sotto lo possiamo fissare con un punto a mano, tanto è veramente piccola la cosa, possiamo mettere una cosa del genere, oppure possiamo attaccarlo qui e quindi rimane la nostra calza che potrebbe essere personalizzata anche così, senza scrivere il nome proprio, per chi non avesse per chi non potesse appunto personalizzare le calze, può personalizzarla mettendo un accessorio univoco, e quindi questo. Oppure possiamo mettere queste decorazioni qui sono fatte con un anello di legno, eccolo qua, ed è lo stesso anello di legno che ho utilizzato nel portateglie di Natale, il portateglie con la presina di Natale, quindi potete anche andare a vedere quel video dove ci sono le misure e tutto quanto. E siccome ne avevo comprati un pochino, cioè nella confezione erano un po', allora l'ho, diciamo, riadattati anche per le decorazioni natalizie, e quindi potete anche inserire una cosa del genere sempre fissandola sotto. Guardate quanto sono belle, così potete veramente dare spazio alla fantasia in un modo incredibile. Bene, queste qui sono le mie 2 calze con il cartamodello, che potete appunto scaricare qui sotto la descrizione del video, mi raccomando. E poi vi ricordo sempre, appunto, se non lo avete già fatto, di iscrivervi al canale, di commentare, quindi lasciar detto anche cosa ne pensate di questo video e se vi siete anche trovati bene nel fare, appunto, nell'eseguire questo progetto o meno. Se vi è piaciuto il video, condividetelo e non mi resta che rimandarvi al prossimo video. Ciao e buon anno!